Buongiorno a tutti, oggi vedremo come ho effettuato l'installazione di queste autoradio Yonsun all'interno della mia Seat Ibiza modello 6J. La prima cosa che dobbiamo fare con l'aiuto di alcune leve è quello di rimuovere la cornice in plastica in modo tale da poter poi estrarre lo stereo dalla plancia. Ovviamente procediamo con cautela per evitare di rompere le plastiche o di provocare qualche graffio. Una volta che abbiamo rimosso la cornice di plastica, dobbiamo svitare le 4 viti che tengono fermo lo stereo alla plancia dell'automobile e dobbiamo utilizzare una cacciavite con inserto Torx T20. Ora possiamo sfilare l'autoradio dalla plancia. La prima cosa da fare è rimuovere il cavo dell'antenna facendo attenzione a non rompere le plastiche. Dobbiamo rimuovere anche l'attacco del cavo di alimentazione con tutti gli altri fili. Dobbiamo sollevare leggermente la leva nera, dopodiché tutto il gruppo dei fili del cavo di alimentazione verrà via. Adesso dobbiamo collegare il cavo dei fili che ci è stato dato assieme allo stereo, in cui vi è anche l'unità campus. Poi colleghiamo l'adattatore dell'antenna radio al cavo dell'antenna radio. In dotazione della confezione dell'autoradio ci sono 2 cavi USB che ho fatto passare da sotto alla plancia. Li ho inseriti in modo tale che si trovano vicino alla presa dell'accendisigari. Questo è il posto in cui ho fatto passare le 2 prese USB. Posizioniamo l'antenna GPS con il biadesivo o sulla staffa di metallo che abbiamo in basso o verso l'alto. Teniamo in ordine i fili. Ora dobbiamo fissare le placche di fissaggio dell'autoradio. Utilizziamo sempre le viti
Torx T20. Colleghiamo la cornice fissiamo la cornice di plastica all'autoradio con le 5 viti che ci danno in dotazione. Bisogna semplicemente abitarle. La prima cosa che dobbiamo fare è collegare l'alimentazione elettrica per verificare il funzionamento dell'autoradio. Appena lo inseriamo, si deve accendere l'autoradio. Questo è il primo avvio del sistema operativo Android. Una volta verificato il funzionamento, continuiamo con il collegamento dei fili. Posizioniamo l'adattatore dell'antenna radio nell'inserto, nel suo apposito inserto. Il contatto del cavo USB a 4 pin va messo nell'inserto a 4 pin, quello invece che a 6 pin va messo nell'inserto a 6 pin ovviamente. Colleghiamo anche il cavo, questo è il cavo CAN bus per i comandi al volante, in modo tale che l'autoradio riconoscerà i comandi al volante. Questo è il cavo dell'antenna, questo è il cavo GPS, questo è il cavo per i comandi al volante, i 2 cavi USB e l'alimentazione elettrica. Una funzione interessante di questo autoradio è che se staccate questi 2 connettori di colore arancione e rosso e li tenete staccati, quando spegnete l'automobile e disinserite le chiavi dal quadro, l'autoradio si spegnerà automaticamente, quindi non è possibile che ve la dimenticate accesa. Oltre ovviamente si continuerà anche a spegnere, oltre ovviamente al fatto che potete comunque spegnere l'autoradio dall'apposito pulsante che si trova sul display. Però è una funzione abbastanza comoda. Appena disinserite le chiavi dal quadro della macchina, l'autoradio si spegnerà. Ora non ci rimane altro che fissare con le 4 viti lo stereo alla plancia. Prima riverifichiamo il funzionamento. Mettiamo anche i tappi copriforo che vengono forniti nella confezione. Abbiamo terminato la procedura di installazione dell'autoradio sulla Seat Ibiza. Spero che questo video vi possa essere di aiuto e possa essere stato interessante. Noi ci vediamo in una prossima occasione. Ciao a tutti.